Chirp e monotono. Tutti sappiamo la differenza tra il chirp e il monotono. Il chirp è molto più definito, si riesce a leggere, si riesce a identificare molto meglio il target, i dettagli, ma non tutti sanno come funziona il chirp e quando una sonda può essere definita chirp oppure no. In questo video cercherò di spiegare il principio di funzionamento del chirp e come si riesce a leggere una scheda AIRMAR per capire se questa sonda è o non è chirp e anche la bontà di questa sonda. Spiegherò anche cos'è il Q, il valore Q, che serve proprio per definire la sonda, per farla rientrare tra monotono e chirp, e il funzionamento del chirp. Per avere un sistema definito proprio chirp abbiamo bisogno sostanzialmente di tre cose. Un trasduttore broadband, broadband vuol dire a banda larga, avere la possibilità di fare una trasmissione chirp nell'acqua. Il nostro ecoscandaglio deve essere in grado di trasmettere, diciamo, l'impulso chirp, dopo vedremo insieme cosa vuol dire questo e di cosa corrisponde questo tipo di impulso. E dopo il nostro ecoscandaglio deve essere in grado di elaborare questo impulso. Viene utilizzato un metodo particolare, si chiama pattern matching, è un pulse compression fondamentalmente. Bene, se noi abbiamo queste tre cose, allora si può dire che il nostro sistema, il nostro impianto è CIRP. Fra parentesi, una sonda CIRP può funzionare anche con dei ecoscandagli assolutamente monotono. Io ho tanti esempi di situazioni in cui per esempio ci sono l'FCV 1150 che è un ecoscandaglio professionale Furuno con cui viene abbinata una B265 LH che è una sonda CIRP. In questo caso la sonda verrà utilizzata come una sonda monotono con le caratteristiche di poter variare la frequenza. Mentre sulle monotono posso variare di poco la frequenza, sulle sonde CIRP posso spostarmi all'interno di tutta la banda modificando di poco il guadagno. Ma andiamo a vedere insieme proprio le tre fasi. Allora abbiamo detto trasduttore broadband, quindi a banda larga. Cos'è la banda passante? E perché è anche importante? La banda passante è la caratteristica del trasduttore di far passare un certo range di frequenze. Faccio un esempio, un trasmettitore classico, una P66, una B45 o anche una B260, riesce a emettere in modo buono soltanto le frequenze molto vicine alla frequenza in cui lei è tarata. Per esempio una P66, che è una 50-200 kHz, funziona molto bene quando noi gli diamo un impulso a 50 kHz o gli diamo un impulso a 200. Se provassimo a dare un impulso a 60 kHz o a 40, la sonda funzionerebbe molto male, avrebbe un guadagno molto basso e la risposta non ci sarebbe sull'ecoscandaglio. Al contrario, se noi sempre su un canale di bassa frequenza di una sonda CIRP, per esempio la B265 LH, parliamo del canale L, quindi bassa frequenza, gli andiamo a dare un impulso di 40 kHz o 50 o 60, la sonda lavorerà tranquillamente perché è costruita in modo, i quarzi all'interno sono costruiti in modo di avere più o meno il stesso guadagno su tutta la banda di frequenza. Quindi la banda passante è una cosa fondamentale per definire una sonda CIRP. Ed è importante perché se non c'è questa banda passante, se noi non abbiamo una certa ampiezza di banda, la sonda non è CIRP, ma diventa una semplice sonda monotono. Allora, per capire se una sonda è CIRP o meno, è stato introdotto il valore Q, che si trova proprio sulle schede ARMA. Per errore, tante persone pensano che questo Q sia un'abbreviazione di quality, e in un certo senso si potrebbe dire di sì, perché una sonda CIRP è qualitativamente superiore rispetto a una sonda monotono. La sonda monotono
è costruita per funzionare su una frequenza specifica. La sonda CHIRP deve fare quella frequenza più tutte le frequenze che stanno vicino, sia sopra che sotto. Una cosa importante anche da capire è che non si parla di canali. Ho sentito anche dire spesso questa cosa, cioè avere dei canali di frequenza, come se il nostro ecoscandaglio trasmettesse a 50, 51, 52, cioè a frequenze fisse. Non è questo. La banda vuol dire che tutte le frequenze, in teoria praticamente infinite, da una certa misura a un'altra, vengono sia trasmesse che ricevute dalla nostra sonda senza problemi. E quindi ha questo tipo di valore. Allora, il Q può valere da un minimo di 2 fino a 35, questo su tutte le sonde praticamente. Più basso è il Q, maggiore è la banda. Quindi per le sonde che hanno un valore molto basso, cioè dal 3 o inferiore, vengono definite CHIRP. Tutte le sonde che vanno dal 3 in su, invece, sono definite sonde monotono. Almeno questo è come viene studiato dall'AEMA. Perché mi tolgo così vi mostro questo grafico. Valutiamo il grafico che abbiamo a sinistra. Questa è una sonda che non è CHIRP, è una classica sonda e questo è il canale alta frequenza. Come vedete, la curva di risposta è tutta centrata su una frequenza unica, in questo caso 200 kHz, anzi un po' più, 210-209 kHz. Bene, che tipo di calcolo bisogna fare? Bisogna prendere i due punti che corrispondono a meno 3 dB, cioè quindi quando la frequenza fa perdere di guadagno la sonda, in questo caso abbiamo un punto più alto che corrisponde a 211, il punto più basso a 200. Quindi questa sonda ha una banda passante che è uguale a 11. Bene, come si fa il calcolo? Si prende il valore di picco, in questo caso abbiamo 209 kHz, è il valore in cui abbiamo il massimo guadagno della sonda, si divide per 11, che è la banda passante. Il risultato è 19. Bene, questo trasduttore ha un Q di valore 19. Benissimo. Se adesso guardiamo invece la sonda a destra, come vedete, qui abbiamo una curva che è molto più allargata, più schiacciata. Infatti questa, ve lo già dico, è una sonda CHIRP. Questo vuol dire che ha una banda, sempre calcolando i meno 3 dB, che va dai 225 kHz, la parte più alta, fino ai 125 kHz, la parte più bassa, facendo sempre quel rapporto con i meno 3 dB di cui parlavamo prima. Benissimo, allora si prendono 225 meno 125 uguale una banda di 100 kHz, prendo il valore di picco, che in questo caso è 200 kHz, lo divido per la banda, uguale 2. Questo trasduttore ha un valore di Q uguale a 2. Questo grafico che avete visto adesso è praticamente quello che si trova su tutte le schede audio dell'AIRMAR per tutti i trasduttori. Come vedete qui abbiamo il TVR, perfetto, e questo è il grafico corrispondente. Io adesso ho preso una scheda di una sonda qualsiasi della bassa frequenza e quindi vedete anche l'angolo di trasmissione sotto. Questa è una sonda che è molto larga e praticamente fa 32 gradi a meno 3 dB. Abbiamo comunque una banda passante molto ampia e questa ci dà come valore di Q 2. Lo trovate qua sopra in alto. Adesso vi faccio vedere due grafici che corrispondono a due sonde molto famose. La B260, che non è broadband, perché è monotono, infatti, 50 e 200 kHz, e la 265LH, che è CHIRP, che è la nuova generazione, ovviamente.
Allora, la 2,60, questo è il canale praticamente dei 200 kHz, ha una larghezza di banda di appena 1 kHz ed è tarata appunto sui 200 kHz. Mentre la 265 ha un canale, una larghezza di banda di ben 80 kHz, perché va dai 130 ai 210 kHz. E come vedete la risposta è molto stabile. L'impulso CIRP permette una alta potenza in un piccolo tempo e adesso spiegherò meglio questo concetto. Per emettere un impulso CIRP il trasduttore deve avere una banda di funzionamento, cioè non può lavorare soltanto su una frequenza, deve per forza avere una certa larghezza di banda. L'impulso deve essere a una frequenza precisa, cioè mi spiego meglio, non si può emettere con un trasduttore, per esempio, due frequenze contemporaneamente. Io non posso avere due note, faccio un esempio, 190 e 200 kHz contemporaneamente, perché andrei a sovraccaricare il trasduttore. Le due onde in alcuni punti si sommerebbero e quindi l'onda che ne risulta di potenza che va che deve essere trasferita al trasduttore sarebbe troppo ampia, il trasduttore andrebbe in distorsione e non abbiamo più quel tipo di impulso e quindi funzionerebbe tutto molto male. Quindi i nostri trasduttori, quando emettono anche la frequenza CIRP, devono variare la frequenza ma emettere un'unica frequenza precisa che varia nel tempo. Quindi 90, 91, 92, 93, potrei dire anche 90,1, 90,2, 90,3. Questo fatto di dare dei numeri è soltanto per una questione mentale, però in realtà l'impulso non è composto da tante note di frequenze diverse, tipo le note di un pianoforte. Il pianoforte, ogni nota corrisponde a una frequenza. Nei trasduttori CIRP, l'impulso CIRP non è così, è più un suono che parte dal basso e va verso l'alto continuo, come il suono, non so, di un violino che viene tirata la corda. Non so se mi sono riuscito a spiegare bene, però spero di sì. L'importante è capire che non sono valori definiti, non sono note singole messe insieme, è un'unica nota che parte da un suono più grave per arrivare a un suono più acuto. La potenza di questo impulso è determinata proprio dall'ampiezza di questa onda, che sia più bassa o più alta non ha importanza. Quanto è alta, quanto è diciamo il valore dalla parte più alta alla parte più bassa dell'onda, quella è l'energia totale che riesci a diciamo, fare emettere alla nostra sonda. È l'energia totale che riesce a emettere il nostro ecoscandaglio ed è l'energia massima che riesce ad assorbire e trasmettere la nostra sonda. Allora, gli ecoscandali CIRP usano un preciso sweep pattern, ok. Abbiamo detto per esempio può essere 2860 o 130-200 kHz, ok. Nei CIRP è richiesta una trasmissione più lunga. Ecco, questa è anche una cosa importante. Mentre nel monotono abbiamo una nota da 200 kHz e per avere definizione sui bersagli siamo obbligati a ridurre questo ping, la durata dell'impulso. Noi per avere più definizione sui monotono teniamo un impulso più basso, però sappiamo che riusciremo ad andare un po' meno profondi perché l'energia di un impulso corto è sicuramente minore dell'energia di un impulso lungo, però con l'impulso lungo si perde definizione. Nel CIRP l'impulso è ancora più lungo, ma questo non è un problema, perché adesso vi mostrerò cosa fa l'ecoscandaglio quando trasmette e soprattutto quando riceve un impulso CIRP. Nel momento della trasmissione, l'onda CIRP, cioè la forma d'onda, il swap che viene preparato, viene anche salvato. Cioè il nostro ecoscandaglio prepara l'impulso, lo invia
e prende una copia di questo impulso e lo mette nella sua memoria, la copia dell'impulso che ha inviato, che ha spedito alla sonda. Ok? Ovviamente lo fa perché conosce la banda di trasmissione nella nostra sonda, lo fa perché abbiamo deciso noi che deve lavorare in una certa banda, gli abbiamo detto lavorare per esempio nell'alta frequenza piuttosto che nella bassa, e sa che tipo di trasduttore è collegato. A questo punto si mette, dopo aver inviato questo impulso, immediatamente ad ascoltare. Ascoltare cosa? Ascolta l'eco di ritorno, che può essere da un target, può essere del fondo, o può esserci anche nessun eco, ma quello a noi non interessa. Ascolta l'eco di ritorno. Adesso, per farla molto semplice, facciamo finta che ci sia semplicemente un target senza avere neppure il fondo e vediamo cosa succede. Allora, l'impulso memorizzato è questo nero che vedete qui a destra, che come vedete è uno swap. In questo caso inizia con una frequenza più alta e va verso una frequenza bassa. Avrei dovuto girarlo, ma va bene anche così, tanto il sistema è identico. L'eco di risposta cosa sarà? Sarà un'onda che avrà la forma esattamente uguale all'impulso che è stato memorizzato, con una differenza però. Quest'onda avrà un'ampiezza che a seconda di quanto riflette questo target potrà essere più o meno grande, però è identica come disegno. Se noi prendiamo queste due onde, ma non lo facciamo noi, lo fa ovviamente lo strumento, prende l'onda che ha emesso, quindi la sua memoria, prende l'onda ricevuta e inizia a metterle una vicino all'altra, con un certo tempo. La somma di queste due onde è il disegno che si sta formando sotto. Cioè, fin quando l'onda è lontana, avremo una risposta molto bassa alla fine di questo circuito, chiamiamolo così. Più le onde vanno a finire uno sopra l'altra, quindi l'impulso che sta tornando combacia con lo swap che è stato inviato, come vedete si forma un picco. Questo picco perché si forma? Perché se io sommo l'ampiezza dell'onda blu con l'ampiezza dell'onda nera, ovviamente questo mi produce un picco che è la somma delle due onde. Mentre negli altri casi, torniamo indietro, se io faccio la somma qui, io ho un impulso positivo blu e un impulso negativo nero, quindi alla fine ho un'onda molto bassa, la risposta alla somma di queste due onde è un valore molto basso, come aumenta la precisione dello swap, automaticamente l'impulso diventa il doppio di quella che è l'ampiezza di un'onda sola. Risultato finale? Dopodiché l'onda continua ad andare avanti, l'onda quella che abbiamo registrato, il risultato finale è che abbiamo un picco molto ben definito, che l'uscita di questo nostro ecoscandaglio riconosce come un picco, cioè un target, una risposta audio di un oggetto che ha trovato il nostro impulso ultrasonico. Quindi un impulso molto lungo si trasforma in un picco molto stretto. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che il nostro ecoscandaglio sarà in grado di disegnare in un modo molto preciso i target o quello che ha rilevato. Riusciamo a vedere target molto molto piccoli, molto stretti, proprio perché l'impulso di risposta da questa somma delle due onde è molto stretto. E questo fatto di essere stretto che ci permette di essere così ben definiti. Sui monotono, ovviamente questo effetto non c'è. Sul monotono noi abbiamo semplicemente un'onda di risposta, questa onda avrà una certa lunghezza a un certo tempo e determinerà quindi un certo numero di pixel sul nostro schermo. Noi con un monotono saremo obbligati a vedere i target sempre molto spessi. Perderemo la definizione su tutto quello che sta vicino al target o se sono più target uno vicino all'altro. Con questo sistema invece del matching, del sistema CIRP, anche se usiamo una frequenza bassa, il CIRP ci permette di avere un picco molto stretto, quindi una definizione molto molto alta sul nostro schermo.
E questo, come vedete, qui io non ho inserito delle frequenze. Questo impulso potrebbe essere di bassa frequenza, media, ma anche alta. Il risultato alla fine sarà sempre un picco molto stretto. Forse con le frequenze alte riusciremo a ottenere un picco ancora più stretto? Non lo so. Io con il mio strumento usare la bassa frequenza, la media o l'alta, la definizione è in tutti i casi molto molto alta, perché questo picco non è determinato dalla frequenza, ma è determinato proprio dal pattern, cioè dalla memoria del mio strumento che ha salvato il picco all'origine e la risposta, che ovviamente è uguale all'impulso che abbiamo inviato, ma che facendo il matching mi dà un picco preciso di posizione. Quindi io non ho più 3-4 pixel, ma ho un pixel o 2 pixel al massimo. La differenza sugli schermi è assoluta. Qui a sinistra vedete un ecoscandaglio CIRP, facciamo così, e come vedete riusciamo a vedere degli archi. In questo caso, tra l'altro, gli archi che vedete sono leggermente allungati di un lato perché probabilmente qui la sonda è stata installata un po' male, cioè abbiamo la sonda leggermente inclinata verso il davanti e quindi abbiamo la banana che non si forma perfettamente, ma comunque è un po' girata, ma comunque si vede bene, si vede bene il target. Guardate la stessa immagine a destra con il trasduttore che non è CIRP. Qui in questo caso non è neanche stata usata la stessa frequenza, a dire il vero, perché se vedete la parte bassa del fondo, qui abbiamo un cono sicuramente più ampio rispetto a destra, quindi a destra avremo probabilmente una frequenza più alta, a sinistra una frequenza più bassa. Questo lo capisco dallo spessore della banda del fondo, ma comunque anche se abbiamo l'alta frequenza a destra, come vedete, i dettagli sono veramente scarsi, mentre a sinistra abbiamo i dettagli molto più ben definiti. Poi quel sistema che vi ho mostrato prima è anche abbastanza sordo ai disturbi, cioè un sistema CIRP è meno soggetto ai disturbi perché quando lui prende anche del rumore di fondo non lo riesce a mettere nel pattern che viene generato, memorizzato sulla nostra macchina e dopo registrato in arrivo. Quindi un'altra cosa, un'altra caratteristica che hanno gli impianti CIRP è che sono meno soggetti a disturbi. Ecco qua un'altra schermata, anche qui praticamente bassa frequenza a sinistra, alta frequenza a destra, ma come vedete i target nel secondo caso sono praticamente invisibili, nel primo caso si vedono molto molto bene. Questa è una foto invece che ho fatto sul mio strumento e ho cambiato le impostazioni proprio in corso d'opera. A sinistra abbiamo la bassa frequenza, a destra abbiamo l'alta frequenza. In questo caso la sonda era un'alta frequenza wide, se non sbaglio questa è la R509 LHW, quindi wide. Per questo i due fondi, chiamiamoli così, sono molto simili. Comunque sulla bassa frequenza a sinistra avete l'ecogramma fatto con il CIRP e subito dopo ho tolto il CIRP e passato in monotono. Quindi sempre bassa frequenza su tutta la parte del schermo a sinistra, alta frequenza su tutta la parte dello schermo a destra. Come vedete anche i disturbi che si trovano sull'acqua quando abbiamo il CIRP sono molto molto inferiori. Io qui non ho toccato né gain né clutter, nessuna regolazione. Sono solo passato dal monotono al CIRP. Beh, la differenza è sostanziale. I target si vedono meglio in questo caso sulla bassa frequenza. Forse avrei potuto alzare un po' il gain anche sull'alta, però a me non interessava in quel momento. Io volevo proprio capire la differenza sia di disturbo che di analisi del fondo tra i due sistemi, CIRP e monotono. Questo è invece un CIRP, è il 265LH, sempre sul mio strumento. Come vedete si vede perfettamente il target. Questi che vedete qui sono pesce foraggio,
Ancora pesce foraggio, un altro bel target. Questo target un po' più sotto invece è un pesce che era un po' spostato, comunque un pesce importante, qua stiamo parlando quasi sicuramente di dentici o ricciole, più addirittura probabilmente una ricciola, anzi due, no? Questa è una ricciola che non è piccola, è grande, ma è passata fuori cono, sarà stata distante qualche metro rispetto a dove arrivava il mio cono. Sono riuscito comunque a identificarla. Ecco un altro esempio sempre di sonda CIRP. Come vedete i dettagli sono veramente altissimi, si riescono a vedere perfettamente tutti i target. Ancora un altro esempio, parlo sempre dell'ecoscandaglio a sinistra. Qui possiamo vedere anche un altro effetto del rollio della barca. Questo tipo di fondo che va su e giù, che fa tipo serpentello, e anche i target a forma di serpentello, sono determinati proprio dal movimento della barca. Se voi prendete un riferimento in verticale, vedrete che quando sale il fondo, anche il target sale. Se il fondo scende, anche il target scende. Questo è proprio un effetto evidente del rollio. Sul CIRP penso di aver detto tutto. Se avete qualche curiosità, qualche domanda, lasciatemi pure un commento sotto. Lasciate un like e iscrivetevi al canale.